Benvenuti ad una nuova puntata di Rifra Experience dedicata alla cucina Cube. La cucina Cube è la novità Rifra ed è stata presentata durante la Milano Design Week dello scorso aprile. Sono Ilenia, conduttrice di Rifra TV e mi trovo nello showroom di Milano in corso Matteotti 1 e sono in compagnia di Matteo Rivolta, presidente Rifra. Ciao Matteo! Ciao Ilenia! Allora, che tipo di rivestimento abbiamo scelto per questa cucina? Anche perché non l'abbiamo visto nelle altre cucine. Sì, è una novità, questo rivestimento è una novità che abbiamo presentato insieme alla cucina Cube che vedremo dettagliatamente nel seguito di questa puntata. Ma diciamo, questo rivestimento è una cosa molto innovativa che abbiamo introdotto al Salone del Mobile ad aprile e la proponiamo su questa cucina proprio perché sposa perfettamente il design pulito, senza maniglie e senza gole di questa cucina. Come potete vedere non è né un laccato né una finitura legno né le nostre finiture esotiche come può essere un cemento o un metallo che abbiamo visto nelle precedenti puntate di Rifra Experience, ma bensì è una cucina rivestita di lastra ceramica. In particolare si chiama Ceramic Stone questo prodotto perché va a unire i benefici e i pregi della ceramica, della lastra ceramica, uniti al calore e al pattern del marmo naturale, andando ad unire i pregi di questi due materiali. Quindi si va ad ottenere una superficie completamente igienica, pulita, bella esteticamente, disponibile in diversi tipi di finiture e soprattutto si vanno anche ad evitare le problematiche che l'uso di una pietra naturale, di un marmo naturale il cliente può incappare appunto durante la scelta di questi materiali. Ad esempio la mancata simbiosi tra le diverse venature della cucina. Se invece voi ponete attenzione, in questa cucina così come esposta abbiamo proprio una perfetta diciamo disposizione delle venature, perché tant'è vero che noi al cliente finale, prima di andare in produzione con questo tipo di cucina e questo tipo di ceramic stone, andiamo a sottoporre, a far filmare al cliente un disegno dove viene esplicato appunto il susseguirsi del pattern e della ceramica, e quindi il cliente si va a trovare in casa un prodotto perfettamente corrispondente alle sue esigenze. A differenza del marmo naturale, che appunto essendo naturale non è mai possibile andare a fare un lavoro di questo tipo e quindi c'è sempre la sorpresa finale della venatura. Altra cosa importante da dire è che è un prodotto perfettamente igienico ed è particolarmente indicato per le cucine anche perché è resistente a tutti quegli agenti della cottura, ad esempio come olio bollente piuttosto che acqua calda, acqua bollente, che possono andare a lungo andare a rovinare ad esempio un marmo naturale perché è poco impermeabilizzato. E che tipo di lavorazione abbiamo su questa cucina? Se tu vai a notare questa cucina vai a vedere una cosa che è differente dalle altre cucine. Rifra è un'azienda che già nelle sue collezioni di serie e nelle prime collezioni che presentò nel 2013 e 2014 a Parigi prima e al Salone del Mobile di Milano non ha mai previsto l'utilizzo di maniglie esterne, proprio per una questione di affinità con il design contemporaneo, ma in questo caso ci siamo superati perché non abbiamo le gole. Cosa sono le gole? Le maniglie integrate come nella collezione Zero o le gole come nella collezione One e Fly o Line, che sono rispettivamente a 45, 30 o 90 gradi. Quindi le gole sono un supporto tra il top e l'apertura dell'anta, nel quale il cliente può aprire la porta attraverso l'anta, attraverso l'inserimento della mano. In questo caso invece la lavorazione a 45 gradi è riportata all'interno e il cassetto è diciamo equipaggiato con un meccanismo push and pull, quindi il cliente semplicemente appoggia la mano con una lieve pressione e il cassetto si apre, e la lavorazione a 45 gradi per far sì che diciamo i due profili combacino resta all'interno del prodotto stesso, in questo caso del top. Ovviamente poi è riportata anche nel cassetto inferiore. E invece per quanto riguarda la lavastoviglie c'è un sistema innovativo di push and pull che va ad aprire e chiudere la lavastoviglie stessa. Matteo, la finitura interna è diversa rispetto alle altre cucine. Come mai questa scelta?
Questa scelta è derivante dal fatto, diciamo, di differenziare il prodotto in gamma. Questo è il prodotto, diciamo, al più alto livello della cucina Rifra, e poi vedremo anche, secondo me, in Italia oggi non c'è nessuna cucina che raggiunge questo livello di dettaglio, perché le guide, che sono appunto il meccanismo che va di scorrimento che permette al cassetto di aprirsi e chiudere, non sono a vista in acciaio o in metallo verniciato, ma bensì sono ricoperte da una struttura di legno che fa anche da cassettone. Non solo la guida e quindi il cassetto è rivestito, ma bensì tutta la cassa della cucina è rivestita, in questo caso come esposta, in essenza di legno o laccato opaco con i colori a scelta del cliente. Io ho qua diversi tipi di campionature che poi vedremo in successione, ma giusto per darvi un piccolo esempio, questi sono due piccoli esempi di essenza di legno con i quali il cliente può scegliere la personalizzazione degli interni della sua cucina. Quindi non solo non ha gole questa cucina, ma bensì non ha neppure le guide a vista, perché appunto sono state inglobate, incorporate all'interno del nostro cassettone prodotto in Rifra specificatamente per questa cucina. Comunque la tecnologia è al top anche in questa cucina, perché comunque parliamo sempre di guide invisibili in questo caso, ma di guide Bloom con soft closing e total extraction, quindi il top che oggi è presente sul mercato. In questo caso andiamo anche a vedere una base con un cassetto e un cassetto interno. Anche il cassetto interno è completamente rifinito in essenza a scelta del cliente. Nella base sottostante invece non abbiamo la presenza di un cassetto interno, ma bensì una base con un cassettone equipaggiato con degli accessori dedicati per questa cucina che vedremo poi successivamente nel dettaglio. Matteo, la finitura esterna delle colonne è molto particolare, come mai? È molto particolare perché è una nuova finitura che abbiamo presentato al Salone del Mobile, derivante da una delle nostre finiture esotiche, che sono i cementi e i metalli, che abbiamo imparato a conoscere nelle precedenti puntate di Rifra Experience e dei video prodotti. In questo caso la novità è rappresentata dal livello di finizione, che è diverso dalle altre finiture esotiche proposte, perché la particolarità di questa finitura, che si chiama mesh metal, o quindi finitura metallo retato, e potete trovare un articolo del blog dedicato appunto a questa finitura che è appena stato postato, è proprio il livello ultimo di personalizzazione che viene dato prima del montaggio della cucina. Cioè andiamo a spatolare l'anta in MDF con il nostro metallo, prima dell'asciugatura andiamo a porre una rete che andiamo a togliere nel momento in cui il prodotto inizia ad asciugarsi. In questo caso tutto il prodotto ha un look tipicamente industrial ed ogni pannello è diverso dall'altro, diciamo una finitura mix tra artigianato ed industrial. E anche gli interni, come potete vedere, i bordi delle ante e gli interni delle ante sono rifiniti nello stesso modo degli esterni, e anche in questo caso andiamo a vedere gli interni in essenza che abbiamo illustrato prima. Ultimo dettaglio è la gola. In questo caso nelle colonne è sempre prevista la gola, ed è una gola in metallo, ma è rivestita a mano dello stesso tipo di metallo dell'anta, e quindi ha un look e una finitura identica rispetto alle colonne, in modo che si va a creare un total look. Matteo, un particolare che non possiamo non notare è il labello integrato. Sì, il labello integrato che ha un grande successo nei nostri clienti, soprattutto i clienti americani ed europei, ed è un labello in questo caso ricostruito con lastre di ceramica, della stessa ceramica del top, in questo caso anche delle ante. Quindi è un labello completamente sagomato a mano, e la particolare attenzione che viene riposta dall'operatore è sulle giunture, che sono sagomate appunto a 45 gradi affinché non si vada a vedere nessun tipo di stacco, di gap, di gola, di differenza di spessore tra il labello stesso e il top.
L'interno del lavello poi è anch'esso sagomato con la funzione di facilitare il deflusso dell'acqua nello scarico. L'anima del lavello è in metallo e quando andiamo ad aprire il cassetto però il cliente non va a vedere nessun tipo di lavorazione, perché la fascia che va a coprire appunto i due lavelli o il monolavello è una fascia di legno della stessa finitura degli interni della cucina. Che alternative di finiture possiamo proporre ai nostri clienti? Ai nostri clienti possiamo proporre in esclusiva per questa cucina tutte le varie declinazioni che abbiamo scelto di Ceramic Stone, quindi il Noir Désir, la pietra grigio di Savoia, il Diamond Cream, che è un grigio chiaro, il bianco statuario venato e quella rappresentata qua in questa campionatura che è la Calacatta oro venato. Al di là di queste finiture che sono esclusive per questa cucina, possiamo iniziare a usare e applicare sulla cucina Cube tutte le finiture del mondo Rifa a partire dai laccati. Questa è la mazzetta di tutte le varie finiture di laccato che abbiamo, quindi Ce ne sono? sì, direi proprio di sì. Abbiamo un centinaio di colori, finiture opache e finiture lucide, prodotte internamente in azienda, per andare poi a lavorare sui legni di due categorie. La prima categoria che sono i rovere, quindi rovere verniciato in diversi tipi di tinte, dalle più chiare alle più scure, per andare su un legno più pregiato come questi che abbiamo presentato durante l'ultimo Salone del Mobile, quindi un rovere anticato piuttosto che un rovere termotrattato rigato, piuttosto che un rovere decolorato e via via tutti gli altri tipi di finiture che potete poi trovare sul nostro sito rifa.com. Queste finiture possono anche essere scelte per gli interni dei mobili, come abbiamo visto prima. E non finisce qui? Non finisce qui, perché abbiamo le nostre due finiture exotic, anzi 3 finiture exotic, a partire dal cemento, che è quello che ci ha caratterizzato in questi anni, quindi cemento nero, cemento grigio ardesia e cemento grigio, spatolati a mano. Le argille, che a differenza dei cementi hanno un colore più caldo e sono spruzzate e non spatolate a mano, spruzzate su pannelli di MDF, per finire con i metalli in finizione craquelé, quindi come il cemento sono diciamo una finitura esotica chiamata metallo, che è vero metallo spatolato a mano su pannelli di MDF, in questo caso la finitura craquelé è data da una reazione chimica che facciamo subire al prodotto affinché appaiano queste caratteristiche venature, mentre come alternativa, o diciamo come alternativa, questa è la prima proposta nata nel mondo dei metalli, sono appunto i metalli lisci, sempre spatolati a mano nelle varie colorazioni da noi proposte. L'ultima alternativa del metallo è il mesh, il metallo vetato che abbiamo visto prima sulla colonna. Queste sono tutte le finiture per la personalizzazione della propria cucina. Ricordiamoci che in questo caso, in questa cucina, così come nella cucina One, il cliente di serie può scegliere gli interni laccati in uno di questi 100 colori, oppure gli interni in essenza di legno. Ci sono altri particolari che caratterizzano il marchio Rifra? Abbiamo una serie di snack bar, tavoli, sedute. In questo caso presentiamo uno snack bar esattamente della stessa finitura in metallo retato delle colonne, ma ovviamente è disponibile in qualsiasi altra finitura proposta sulla nostra cucina, perché come detto prima tutta la nostra produzione, tutta la nostra cucina è prodotta internamente all'azienda, quindi possiamo veramente personalizzare il prodotto così come uno snack bar al centimetro se non al millimetro, con le centinaia di scelte di finiture che il cliente ha. è libero di scegliere il colore che più gli piace, più che vuole. Esatto, il cliente si affida a un progettista Rifra o si affida a un professionista, un nostro dealer autorizzato, e viene seguito passo passo nella progettazione, che andrà a
esplorare tutti i dettagli fino alla completa soddisfacimento delle esigenze del cliente. Un altro particolare che abbiamo messo in primo piano nella nostra seduta è un cubo. È un cubo che anche in questo caso può essere ripreso nelle finiture IFRA. L'abbiamo proposto in pietra lavica al Salone del Mobile del 2016 e nel Salone del Mobile 2018 lo abbiamo riproposto in ceramic stone. Quindi è un cubo rivestito in ceramic stone che va esattamente in pandan con tutta la cucina presentata. Anche in questo caso ha uno zoccolo in MDF laccato nero, mentre lo zoccolo della cucina, che è un altro dettaglio molto importante, non è il classico zoccolo diciamo con i piedini e poi ai quali vengono applicati delle lastre di alluminio, ma è uno zoccolo prodotto in rifa esplicitamente per questa cucina, alto 10 cm, in MDF laccato opaco nero, quindi in legno, laccato opaco nero, sagomato a 45 gradi, di modo che il cliente, questo soprattutto è stato studiato per le cucine con configurazione ad isola, di modo che quando il cliente o gli ospiti dei nostri clienti entrino in casa, l'isola è come se fosse sospesa o fosse molto leggera alla vista, non abbia questa pesantezza di uno zoccolo in alluminio che solitamente è quello che va a interrompere un'emozione a livello estetico e di design. Che tipo di accessori interni possiamo proporre per questa cucina? Questa cucina abbiamo studiato degli accessori dedicati in legno e alluminio nero, quindi se possiamo vederli, ecco qua vediamo in questo cassetto che è stato attrezzato con un portaposate appunto in alluminio nero, portadomo in alluminio nero, di stanziali sempre in rovere, che il cliente poi può posizionare a seconda dell'altezza delle loro posate o accessori da cucina. Nel cassetto sottostante invece abbiamo posizionato dei portaaccessori, del portatovaglioli e dei portapiatti. In questo cassetto invece andiamo a utilizzare gli accessori come semplici portaoggetti, quindi dei contenitori che poi possono essere presi in mano, spostati, messi sul top per un comodo utilizzo dell'accessorio stesso, per poi essere riposto all'interno del cassettone. Mentre nella parte inferiore del cassetto lo abbiamo utilizzato per andare a riporre delle bottiglie, quindi andiamo a proporre un portabottiglie, sempre un portaaccessori e un portapiatti, anch'esso mobile, come tutti gli accessori dedicati di questa collezione. Prima di salutarvi voglio invitarvi a guardare e iscrivervi al nostro canale YouTube e di andare sul sito www.rifra.com per avere maggiori informazioni sui nostri prodotti. Matteo, grazie. Grazie a te Ilenia e grazie a voi per la visione. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Rifra Experience. Rifra Kitchens and Beds, direct from Milano.